Oggi cambiare il colore dei capelli è un gesto quasi scontato. Entriamo in un salone, ci sediamo su una poltrona, qualche ora dopo lo specchio ci restituisce una persona diversa. Ma è sempre stato così? La risposta è no. Per migliaia di anni l'essere umano ha imparato a colorare i capelli, ha scoperto piante tintorie, ha creato unguenti, ha sperimentato infiniti rimedi, ma c'era un limite che sembrava impossibile da superare: schiarire davvero il colore naturale. La decolorazione, così come la conosciamo oggi, è un'invenzione sorprendentemente recente, eppure ha cambiato per sempre il nostro rapporto con i capelli. In questo viaggio ripercorreremo la sua storia, dai primi tentativi dell'antichità alle donne della Venezia rinascimentale, fino alla scoperta dell'acqua ossigenata e alla nascita del biondo moderno. Ma parleremo anche di un'altra storia, quella della fibra del capello, perché ogni innovazione porta con sé nuove possibilità, ma anche nuove conseguenze. E conoscere questa storia significa capire non solo com'è nata la decolorazione, ma anche perché ancora oggi la salute dei capelli merita di rimanere al centro di ogni nostra scelta. Molto prima dei parrucchieri, molto prima della chimica, esisteva già un ideale di bellezza legato ai capelli chiari. Nell'antico Egitto uomini e donne coloravano capelli e parrucche con l'ennè. Nell'antica Grecia il biondo era spesso associato agli dei, alla luce, alla giovinezza. I poemi omerici descrivono numerosi eroi con chiome dorate, simbolo di forza e prestigio. Anche i romani rimasero affascinati dalle popolazioni del nord Europa, dove i capelli biondi e rossi erano più diffusi. Quel colore divenne sinonimo di rarità, di fascino, di eleganza. Ma c'era un problema. Il colore naturale non si poteva scegliere. Si poteva intensificarlo, donargli riflessi, renderlo più luminoso, ma trasformare una chioma scura in una bionda era semplicemente impossibile. Così, per secoli, il desiderio di avere capelli più chiari rimase soltanto un sogno che avrebbe spinto l'uomo a sperimentare i rimedi più curiosi. Ed è proprio da quei tentativi che inizia la nostra storia. Per migliaia di anni, chi desiderava capelli più chiari aveva solo un alleato: il sole. In ogni parte del mondo nacquero ricette che promettevano di schiarire la chioma: limone, camomilla, zafferano, liscivia ottenuta dalla cenere del legno, al lume di rocca. Ogni popolo aveva i propri rimedi. Alcuni funzionavano meglio di altri, ma tutti avevano un limite. Potevano rendere i capelli più luminosi, esaltare i riflessi, schiarire leggermente le chiome già chiare. Non potevano cambiare davvero il colore naturale. Eppure c'era un luogo in cui il desiderio del biondo divenne una vera moda: Venezia. Tra il 400 e il 500, Venezia era una delle città più ricche e raffinate d'Europa. Qui nacque un colore diventato leggendario, il biondo veneziano. Non era il biondo chiarissimo che molti immaginano oggi, era una tonalità calda, dorata, con riflessi ramati. Un colore che ricordava il sole. Per ottenerlo, le donne veneziane preparavano miscele schiarenti con ingredienti naturali: limone, camomilla, zafferano, liscivia. Alcune ricette riportano perfino l'utilizzo dell'urina. Oggi può sembrare insolito, ma contiene ammoniaca, una sostanza che può favorire un lieve schiarimento. Dopo l'applicazione iniziava l'attesa. Le donne indossavano speciali cappelli chiamati solane, proteggevano il viso, lasciando scoperti soltanto i capelli. Poi rimanevano al sole per ore. Era un procedimento lento, paziente, e il risultato cambiava da persona a persona. Ma nessuna di queste tecniche riusciva a fare ciò che oggi diamo per scontato: eliminare il pigmento naturale del capello. Per arrivare a quel risultato sarebbe servita una scoperta nata lontano dai saloni di bellezza, in un laboratorio di chimica.
Nel 1818 il chimico francese Louis-Jacques Thénard isolò il perossido di idrogeno, quella che oggi conosciamo come acqua ossigenata. In quel momento nessuno immaginava che avrebbe cambiato anche il mondo dei capelli. Passarono alcuni decenni. Poi, nel 1867, il chimico londinese Thieley e il parrucchiere parigino Léon Hugo presentarono uno dei primi metodi documentati per schierire i capelli utilizzando il perossido di idrogeno. Per la prima volta non si cercava semplicemente di rendere i capelli più luminosi, si riusciva ad alterare il loro pigmento naturale. Nasceva così la decolorazione moderna. Da quel momento diventò possibile ottenere colori che fino ad allora erano stati irraggiungibili. Era una rivoluzione, ma ogni rivoluzione cambia le regole e questa avrebbe cambiato per sempre anche il nostro modo di vivere i capelli. Per molti anni la decolorazione rimase un trattamento per pochi. Era costosa, richiedeva esperienza, non era ancora entrata nella vita di tutti. Poi arrivò il cinema. Hollywood trasformò le attrici in modelli di bellezza per milioni di persone. Tra tutte, un volto sarebbe rimasto nella storia: Marilyn Monroe. Molti la ricordano come la bionda per eccellenza, e in realtà il suo colore naturale era un castano caldo. Quel biondo luminoso era il risultato di continue decolorazioni e ritocchi. Da quel momento il biondo non fu più soltanto un colore, diventò un simbolo e la richiesta di schiariture iniziò a crescere in tutto il mondo. Se guardiamo alle chiome che hanno fatto la storia, da Martha Matilda Harper ad Aline Ballandri, fino alle leggendarie sorelle Sutherland, è difficile non rimanere colpiti dalla straordinaria lunghezza e dello stato di conservazione dei loro capelli. Per secoli l'obiettivo principale fu uno solo: proteggere la fibra, far crescere i capelli, conservarli forti e sani il più lungo possibile. Con la nascita della decolorazione qualcosa cambiò profondamente. Per la prima volta la salute della fibra non era più l'unica priorità. Il colore iniziò a diventare il vero protagonista e poco alla volta avere il colore desiderato divenne per molti più importante che conservare intatta la struttura naturale del capello. A questo punto c'è una domanda alla quale dobbiamo rispondere. Che cosa fa davvero una decolorazione? Per capirlo dobbiamo guardare dentro un capello. Il colore che vediamo non è sulla superficie, nasce al suo interno, è determinato dalla melanina, il pigmento naturale presente nella corteccia del capello. Esistono due tipi principali di melanina: la eumelanina, responsabile delle tonalità più scure, come il castano e il nero, e la feomelanina, responsabile delle tonalità più chiare, come il biondo, il rosso e il rame. Ogni persona nasce con una combinazione diversa di questi pigmenti ed è proprio questa combinazione a rendere unico il colore dei nostri capelli. La decolorazione non aggiunge un nuovo colore, fa esattamente il contrario. Attraverso il perossido di idrogeno e gli agenti alcalini ossida progressivamente la melanina. Man mano che i pigmenti vengono ossidati, perdono colore ed è per questo che durante una decolorazione il capello passa attraverso diverse fasi. All'inizio emergono i riflessi rossi, poi arancioni e successivamente gialli, fino ad arrivare nelle schiariture più spinte a un giallo molto pallido. Quelli che vediamo non sono pigmenti aggiunti, sono i colori che emergono mentre la melanina viene progressivamente ossidata. Ed è qui che troviamo la differenza più importante rispetto alle erbe tintorie. Le erbe non eliminano il pigmento naturale, lavorano insieme ad esso, lo arricchiscono, lo valorizzano, lo rendono più intenso. La decolorazione, invece, per creare un nuovo colore, deve prima rimuovere quello esistente ed è proprio per questo che rappresenta una delle trasformazioni più profonde che possiamo chiedere a un capello. Ed è proprio qui che entra in gioco un aspetto di cui si parla molto meno. Una fibra profondamente decolorata non può tornare identica a quella di partenza, può apparire più morbida, più lucida e più disciplinata, ma la sua struttura è stata modificata e forse la prova più evidente è ciò che è accaduto negli ultimi decenni. È nata un'intera industria dedicata ai capelli
danneggiati, maschere, balsami, ricostruzioni, sieri, trattamenti sempre più specifici, non per impedire il danno, ma per migliorarne l'aspetto. E questo in fondo è una missione indiretta. Se dopo una decolorazione esiste il bisogno di così tanti prodotti pensati per riparare, ricostruire o mascherare gli effetti sulla fibra, significa che quella trasformazione lascia davvero un segno che la cosmetica può aiutare a gestire, ma non a cancellare. Da quando lavoro con le erbe c'è una domanda che mi viene fatta molto spesso. Esiste un'erba che decolora? La risposta è no. Non perché non sia stata ancora scoperta, ma perché le erbe tintorie sono nate con uno scopo completamente diverso. Da migliaia di anni l'ennè, l'indigo, la cassia e la robbia e molte altre piante vengono utilizzate per valorizzare il colore naturale, per raggiungere riflessi, profondità, sfumature, coprire i capelli grigi e bianchi, non per cancellare ciò che la natura ha creato. Non rovinano la fibra del capello. Ed è proprio questa la differenza tra due filosofie. Una cerca di trasformare, l'altra cerca di valorizzare. Sono due approcci diversi. Entrambi fanno parte della storia dei capelli. Oggi possiamo ottenere qualsiasi colore, una possibilità che fino a poco più di 150 anni fa sarebbe sembrata impensabile. La decolorazione è stata una straordinaria conquista della chimica, ma ogni conquista ci porta inevitabilmente a farci una domanda: che cosa abbiamo guadagnato? E che cosa invece abbiamo perso? Per la prima volta nella storia è diventato normale alterare profondamente una fibra sana per ottenere un colore diverso. Forse è proprio questa la rivoluzione più grande, non la nascita della decolorazione, ma il momento in cui abbiamo iniziato a considerare il colore più importante della salute del capello. Conoscere la storia della decolorazione non serve a dire alle persone che cosa devono fare, serve a capire come siamo arrivati fino a qui, perché solo conoscendo la storia possiamo fare scelte davvero consapevoli. E forse la domanda che vale la pena portarci a casa non è di che colore voglio i miei capelli, ma quanto sono disposto a sacrificare della loro salute per ottenerlo. Se questo viaggio vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.